Designing dreams yours specifically. È quella però. Progettando i sogni, i vostri in particolare. Allora, i tuoi in particolare, caro Giulio, perché vedete questo, cari viewers? Questo qui è una dima che poi vi spiegheremo meglio a che serve, ma che ha scatenato le fantasie più sordide. Dove vai? Più sordide di Giulio. Poi dopo capirete perché, compresa questa splendida scatola che fa parte dell'esperienza del DAC. Cambiamo camera, che dici? Ecco qua, che fa parte dell'esperienza del DAC. Quindi una confezione bellissima, come non ne ho dire, mai sì, viste. sì. Io che sono un feticista delle confezioni, questa mi ha proprio riempito il cuore. E poi Giulio, bisogna dire un'altra cosa, Sì. questa la voglio dire anche se facciamo un teaser un po' più lungo, Sì. che questo DAC ha scatenato le tue fantasie anche per la Quick Start Guide, Sì. che è piccola piccola, ma è piccola nel senso, ecco, falla vedere, nel senso che dà relativamente poche informazioni, ma le dai in un modo che ti ha fatto impazzire. La prima informazione è how to start, come iniziare. 1. Sit back, relax and coffee. Esatto. Cioè, fantastico. Fantastico. Va bene, vi Allora, diciamo tutto fra poco. Subscribe, campanella, a tra poco. Ciao. Ciao. Allora, Quante cose da dire e poco tempo. Allora, questo non è un DAC cinese, prima di tutto. L'azienda è un'azienda di Singapore ed è un'azienda che è stata formata da esperti nel mondo della automation, nel mondo dell'audio, coordinati da un esperto manager che si è occupato di distribuzione di prodotti cinesi, in questo caso quindi i famosi marchi che più o meno tutti conosciamo, Gustard, SMSL, via dicendo. Topping. Quindi una persona che ha una notevolissima competenza in questo settore e che ha deciso di cominciare a dare forma al suo sogno di realizzare prodotti audio e quindi si è circondato di persone molto competenti. Questo tizio si chiama Weng Fai Ho. Scusa, per quello che riesco a dire, sicuramente Sarà è sbagliato. sicuramente Sbagliato. Abbiamo preso appunti, gli appunti sono qua. L'Harmony DAC è il primo prodotto Esatto. di una linea che però è in corso di sviluppo. Che prevederà un preamplificatore con uscita cuffia, che tu apprezzerai sicuramente. Certamente. L'uscita cuffia, una coppia di finali mono, se non mi Mono, ricordo male, sì. fatti con la nuova tecnologia GAN. Sì. E poi probabilmente ci sarà magari Uno pure streamer. uno streamer, esatto, uno streamer. E quindi presto a bordo. Interessante della notare il Sì. fatto che, e lo state vedendo nell'immagine di dettaglio che stiamo facendo vedere, Sì. sopra a questo Harmony DAC ci sono questi tre piccoli incavi che Sì. serviranno ad accogliere i piedini, quindi le punte, del prodotto che verrà, del prodotto successivo. Che a questo punto avrà lo stesso fattore di forma, le Assolutamente stesse sì. dimensioni, magari più o meno alto, e servirà per impiantare. Ma che cosa ha scatenato, l'abbiamo detto nel teaser, l'eccitazione di Giulio? Prima di tutto questo, lo posso far vedere Giulio? A che cosa serve questo? Io quando l'ho vista per la prima volta questa cosa non è che proprio avessi tanto ben capito e ho montato il DAC, l'ho ascoltato tutto, poi dopo, leggendo le istruzioni, ho capito che è una geniale dima per il posizionamento 1, 2, 3 dei tre sottopunte che accolgono le punte di questo DAC, Esattamente. che è una cosa che, se vi sarà capitato, quante volte il prodotto con le punte lo appoggiate sul tavolo e non trovate il piedino sotto, si graffia il tavolo, Esatto. si graffia... Questo, prima metti le punte, che stanno posizionate esattamente al punto giusto per poterci appoggiare sopra il DAC. Poi Una volta sfili. fatto questo, peraltro c'hai questa riga che ti serve ad allinearlo sul bordo del tavolo se sei malato di mente come me che non voglio vedere i prodotti storti, e dopo lo riponi. Ma ci sono anche altre cose, cioè questa card che vediamo qua, Sì, ve la mostro qui vicino. esatto, bravo. Ok? Sì. Questa card in alluminio, quindi non stiamo parlando di una cosa solida,
dove c'è scritto quando è stato realizzato il prodotto, chi lo ha testato, chi lo ha assemblato. La garanzia. La garanzia è tutto. Cioè, stiamo parlando di un'azienda che ha progettato l'esperienza dell'unpackaging mettendoci lo stesso impegno, la stessa cura che hanno riversato in questo fantastico DAC. Quindi il viaggio comincia dall'unpackaging. Il viaggio comincia dall'unpackaging e devo dire che effettivamente è stato il viaggio più interessante e affascinante che io abbia mai fatto nell'aprire un apparecchio, perché ne apriamo tantissimi, Ne abbiamo no? tantissimi. Però questo, già che ti vedi questa scatola nera con queste cose dorate, poi la state vedendo adesso, ecco, ma ce la fa vedere Giulio, già ti mette su un altro piano rispetto a quello normale. Cioè la cura, i singoli buchini per tutti quanti i vari pezzi, la scatola del telecomando, ogni singolo accessorio al suo posto. No, veramente una cosa realizzata con una cura certosina che a me ha fatto veramente piacere. Attenzione. Detto questo, Passiamo alla ciccia. al prodotto, perché alla è ciccia. tutto vero, però dopo. Allora, l'abbiamo visto nello sventramento che vedete tra poco, ma noi abbiamo preso l'abitudine di farlo prima. Lo chassis è spettacolare, è fatto dal pieno dell'alluminio, ha una forma assolutamente originale. Loro lo chiamano unibody, citazione Apple, perché Sì, anche i prodotti esatto. Apple, i portatili Apple si chiamano, Sì, unibody, utilizzano questa va stessa bene. tecnologia unibody. Bellissimo il display, che poi vedremo meglio a cosa serve, indica perfettamente le funzioni. E strepitoso, ma proprio strepitoso, il telecomando. Sì. Telecomando che, bello, grande, pesante, con i tasti disposti al punto giusto, con le funzioni giuste, ma che grazie a uno switch consente di pilotare non solo questo DAC, ma anche uno dei prodotti che verrà. Esatto. Possiamo immaginare ad esempio il preamplificatore e amplificatore per cuffie. Esattamente. Allora, questo è un DAC R2R. R2R. È DAC puro, quindi Sì. non ha la sezione di preamplificazione e non ha il controllo del volume. Ok, esce, sì. Scusa, Prego. esce a, lo stavi dicendo? Sì, a 2/4 volt, dipendentemente se è RCA o XLR, e quindi è adatto a essere collegato a un preamplificatore. Ha un preamplificatore. Non ha l'ingresso Bluetooth, non ha l'ingresso Wi-Fi, non ha la porta E ti vedo Ethernet. sorridere. Sì, sorrido perché questo, ripeto, è un DAC puro, esattamente come la scala MK2 che abbiamo qui sotto. Cioè, torniamo a un DAC che fa solo ed esclusivamente quel mestiere e lo fa nel migliore dei modi. Dal punto di vista della costruzione, lo vediamo poi nello sventramento, è interessante i due moduli R2R che sono realizzati in maniera assolutamente eccellente, con resistenze, dicono loro, io non ho ragione di dubitarne, selezionate una a una con tolleranza estremamente ridotta, infilati, confezionati all'interno di un packaging molto bello in metallo. La costruzione internamente è una costruzione di tipo modulare e questo è un fatto interessante. È un fatto interessante, ad esempio, che lo accomuna alla scala che abbiamo qui sotto. Anche la scala è un DAC modulare. Questo ha un duplice vantaggio. Intanto in termini di service, si rompe un modulo, lo sostituisci con un altro. Ma poi anche in termini di aggiornabilità. E questo Aqua ce l'ha insegnato. Via via che le tecnologie cambiano, via via che ci sono nuovi formati, si può sostituire il modulo che interessa. 2 uscite, RCA e XLR, esattamente. ingressi ottico-coassiale, ma soprattutto un interessantissimo I2S. Allora, l'I4S ha l'unico, credo che noi sappiamo, che ha la funzione, ha 6 diverse configurazioni, ma soprattutto c'è la funzione di autosensing, cioè colleghi, quello si accorge quali sono le polarità, dove stanno, e si pone secondo quella che è
la piedinatura della sorgente, cosa di una comodità pazzesca. Perché ricordiamolo, il quadro S non è, quantomeno sino ad oggi, non è stato assoggettato a nessun tipo di standard, Esatto. per cui la piedinatura presente sul connettore viene utilizzata da alcuni costruttori in un modo, da altri costruttori in un altro Connettore modo. che normalmente è HDMI, anche in questo Sì, caso è HDMI. è un HDMI, Sì. esattamente. Quindi questa insomma è un bonus non indifferente. Una nota di plauso ulteriore, secondo me, prima di tutte quelle che diremo relativamente all'ascolto, va alla semplicità di utilizzazione. La macchina può essere utilizzata, comandata indifferentemente attraverso questo telecomando o attraverso l'encoder rotativo e questo bottone che vedete qui. Tra l'altro fa un po' sorridere perché uno sarebbe portato a pensare che questo è il volume, Sì. ma lo diciamo ancora una volta, la macchina esce a un livello fisso. Non c'è un volume. Le regolazioni che si possono fare sono la polarità, ad esempio, e il funzionamento del display, ma la cosa più interessante è la scelta fra la modalità di funzionamento oversampling o la modalità di funzionamento NOS, che è non oversampling. Che viene scritto qui. Esattamente. Lo facciamo poi vedere meglio, ma NOS, eccolo qua. OS, quindi si può scegliere quale delle due andare a selezionare. In questo momento ti dice è selezionata la modalità OS. La cosa bella, mettilo un po' Giulio, è che ti fa vedere quando è OS, quando è NOS ti fa vedere la risoluzione del file che sta suonando, quando è OS invece sotto ti fa vedere la risoluzione del file sorgente e sopra ti fa vedere la risoluzione alla quale sta suonando. Esattamente, quindi in questo caso starebbe andando un file a 44.1 che viene sovracampionato a 705.6 kHz. Ed è bello perché 44.1 freccia in alto e scritto in grande 705.6, quindi non puoi neanche sbagliare a capire, è molto intuitivo. Non lo abbiamo provato, io l'ho letto soltanto sulle specifiche. Qualora si colleghi a questo DAC un lettore di CD sulla porta coassiale, Sì. sul display compaiono le informazioni delle tracce. Ah, ecco bene. Questo però non l'abbiamo provato. Non l'abbiamo provato perché non disponiamo di una meccanica CD. Esattamente. Quindi abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto? Sì, direi di sì. Le risoluzioni fino a PCM fino a 768, DSD fino a 256. Esatto, DSD nativo. Dal punto di vista della utilizzabilità, noi lo abbiamo provato con HQ Player, con cui sta andando. È stato visto tranquillamente tanto dall'HQ Player che gira su piattaforma Intel che da quello che gira sul Raspberry, ma è stato anche visto nel collegamento con il RUN, insomma non ha problemi. Problemi di compatibilità obiettivamente non ce ne sono stati. Tutto ciò detto, sì, io passerei allo sventramento, che è veramente interessante, sì. veramente interessante, ma ancora più interessanti per me sono le note di ascolto. Anche per me, veramente una grande sorpresa. Ciao. Ciao. Allora Giulio. Wow. Guarda una qui. lastra di alluminio fresato. Pure bella spessa. Esatto, questo corrisponde col trasformatore toroidale. Sì. E il tutto lo chiamano unibody, che ci ricorda, cosa ci ricorda? Lo chassis dei portatili della Apple. Quindi un'appropriazione indebita di nome. Magari invece hanno chiesto l'autorizzazione. Certo, ma si scherziamo. Allora, in questa parte fresata molto bella dove è alloggiato il trasformatore, sì, ok? Bello anch'esso. Molto bello anch'esso, questo è Mu Metal, bravo. C'è anche questa schermatura ulteriore. Esatto, che secondo me è in rame, probabilmente. Comunque è una schermatura ulteriore che noi apprezziamo. Qui ci sono tutti i cablaggi per l'alimentazione col cambio tensione 230-110, ok?
Passiamo qui. Molto interessanti sono le 3 alimentazioni. Una per la parte DAC, una per la parte analogica e questa terza che è per la parte servizi, quindi display e tutto il resto. Notare questi connettori che sono a norme militari. Guarda qua che meraviglia. Eccoli qua. Ecco qua. Ok? Sì. Di altissimo livello. E qui contatti in oro, d'accordo? Ecco qua, chiudiamo. Perfetto. Poi abbiamo detto degli alimentatori, guardate che schiera di condensatori elettrolitici sia per la parte digitale che per la parte analogica. Stesso tipo di connettori perché? Perché queste schede si possono sostituire, si può staccare l'alimentazione, staccare questo che è il bridge tra la parte d'ingresso e la parte DAC e sostituire la scheda d'ingresso o la scheda contenente i DAC. Perfetto. Passiamo ai 2 DAC che sono R2R contenuti dentro questi chassis. Perché sono contenuti qui dentro? Chiedimelo. Perché sono contenuti qui dentro? Perché questi tendono a far mantenere a tutte le resistenze che hanno una tolleranza dello 0,05% la stessa temperatura. Perché il vero problema dei DAC R2R è proprio la deriva termica, perché se una resistenza o più resistenze cambiano troppo il valore, la decodifica non è più quella giusta, quella opportuna. Okay. Molto interessanti sono questi chip qui, 1, 2, 3 e 4, che sono dei MOSFET della serie IRF e che sono messi direttamente in uscita. Quindi questa ha un'uscita con stadio a MOSFET, ok? Ok. Elna Rossi, condensatori di altissimo livello. Marca? Lo sai che non me la ricordo? Mi pare che sono Rubicon e poi c'è qualcosa di AudioNote, se non sbaglio. Sì, però non me lo ricordo esattamente, va bene, comunque sono di eccellente fattura. Passiamo invece alla parte di ingressi I2S, poi coassiale ottico USB. Ok. Ok, il transceiver di coassiale e ottico è un HM, Qual è? è questo, eccolo qui, Sì. FPGA Altera. Che sovrintende al funzionamento di tutta la logica Esattamente, delle esatto. macchine. Doppio Altera, che poi è Intel. è Intel, esatto. Doppio clock, Femto. esatto, quindi proprio rifinitissimo. E quindi diciamo, una costruzione Poi c'è questo pazzesca, strano ground sdoppiato. sì. Questo serve per mettere a massa e passare la massa da un'altra parte, sicuramente. Questo è la prima volta che mi capita di vederlo. E dal punto di vista della realizzazione, obiettivamente è una lussuosissima Sì, realizzazione. guarda anche qua la parte inclinata che corrisponde con la parte inclinata del contenitore che ha il pulsante per l'accensione, vedi? E dall'altra parte possono, Sì. dall'altra parte, eccolo qua, c'è invece questa splendida manopola, Dell'encoder rotativo. esatto, che ha anche a scatti. Ok, che ha una serie di funzioni. Oh, quindi caro Giulio, come andrà questo Live Harmony DAC? Ma io da quello che ho letto in rete sembrerebbe essere un prodotto di qualità sonica eccellente, quindi a questo punto lo Andiamo lo all'ascolto, andiamo a verificare. non vediamo l'ora, giusto? Assolutamente sì. Ciao! Ciao. Senza dubbio questo prodotto ci ha stupito, Sì. ci è piaciuto davvero molto. Sì. Sì. Io di questo prodotto ne ero venuto a conoscenza attraverso il proliferare di recensioni in rete. Quando ho visto che era distribuito in Italia, nella fattispecie da Polaris Audio, subito ho detto cerchiamo di averlo in prova. Effettivamente devo dire dal punto di vista proprio sonico questo oggetto è assolutamente all'altezza delle aspettative, delle attese che tutto il percorso che c'è stato prima di ascoltarlo aveva suscitato. Percorso che, lo ripeto, è costituito da un packaging che state vedendo fenomenale,
una presentazione del prodotto perfetta, una realizzazione, come abbiamo visto, assolutamente encomiabile, e quindi a quel punto mancava il suono, e quindi adesso parliamo del suono. Però io volevo prima un attimo inquadrarlo dal punto di vista Giusto. del prezzo e del mercato, perché noi abbiamo provato il Musician Pegasus, che è un DAC R2R cinese che costa circa 1.000 euro. Sì. Abbiamo provato il Gustard R26, che è un DAC preamplificatore che ne costa 1.600, Sì. e poi siamo atterrati su questo per rimanere diciamo in quella regione geografica di provenienza, che invece ne costa 2.990, quindi ne costa 3.000. Potrei anche dire, oltre che la regione geografica, anche la tecnologia, perché Tecnologia, sono tutti R2R. Esattamente, bravissimo, tutti R2R. Quindi abbiamo fatto un percorso che è cominciato con una sorta di entry level, perché 1.000 euro per un R2R è il minimo, Sì. il minimo sindacale, e poi siamo andati sull'R26, infine su questo, chiaramente con delle scale di prestazioni completamente diverse, per cui quando ci siamo sentiti con Giulio mi ha detto bellissimo, meraviglioso rispetto a, io però gli ho fatto notare e abbiamo discusso insieme del fatto che sono effettivamente dei prezzi e quindi dei livelli completamente diversi, il che mi fa fare anche un altro tipo di considerazione. Mentre prima il DAC cinese era considerato come un DAC di basso prezzo, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma che non eccelleva, adesso stiamo discutendo di DAC orientali con scale prezzi diverse e con prestazioni diverse, ma cominciamo non a parlare di entry level, ma a parlare di prodotti che cominciano a costare delle cifre considerevoli e hanno anche delle prestazioni estremamente incoraggianti. Sì, ricordiamo che questo live è un prodotto progettato in Singapore e assemblato in Cina. Ok. Questo. La prima cosa che vorrei dire relativamente al suono è questa. Facendo riferimento alle due prove che avevamo fatto, quindi prodotti, ok, sicuramente più economici, avevo avuto la sensazione che entrambi quei prodotti tendessero un pochino a smussare il suono, addolcire il suono, come se cercassero, mi verrebbe da dire proprio spasmodicamente, un po' di ottenere quell'effetto valvola, quell'effetto camminetto, quell'effetto calore, quell'effetto Albero di forse Natale. albero di Natale, e in maniera talvolta artificiosa. Questa caratteristica è una caratteristica che mi è capitato quantomeno di riscontrare in alcuni DAC non oversampling, come se il non oversampling si trascinasse dietro questa, se vogliamo, tipicità di un suono rotondo, addolcito. Al contrario, questo Harmony DAC, utilizzandolo nella modalità non oversampling, è un DAC che ha una risoluzione del dettaglio pazzesca. Ora, questa cosa a me ha messo un po' in difficoltà, nel senso che ho passato veramente tante ore a cercare di capire se lo preferivo in modalità NOS o in modalità OS, cioè oversampling o non oversampling. E devo dire che alcuni giorni sono uscito da questa stanza dicendo ok, lo lascio in modalità oversampling, perché nonostante io sia un po' prevenuto nei confronti del sovracampionamento, però questa è la modalità in cui funziona meglio. Altri giorni succedeva l'esatto contrario. Ancora una volta credo che stiamo parlando di qualche cosa che è in funzione di ciò che tu stai ascoltando, però è interessante il fatto che in un modo o nell'altro si percepiscono delle differenze, cioè sono due modi di porgere il messaggio sonoro abbastanza diversi. Abbastanza diversi, ma entrambi belli, per cui l'uno o l'altro credo sia una questione di gusti e una questione di quello che si sente. Io però quello che mi viene da dire subito, io alla prima nota di pianoforte che ho sentito, è
mi è sembrato un DAC gentile, quindi un DAC che riproponeva qualsiasi tipo di messaggio sonoro in modo morbido, accattivante, seducente. Ecco, Sì. lo trovo un DAC seducente, quindi all'interno di questo aggettivo poi ci si possono coniugare tante cose diverse, ma dalla prima nota è un DAC che dici mamma mia che bel suono, mamma mia che meraviglia, mi ci sento compreso, mi ci sento accarezzato, mi ci sento dentro quel suono. Questo con qualsiasi genere, si va avanti nell'ascolto apprezzandolo ogni minuto di più e soprattutto poi va fatto un pensiero rispetto al prezzo, perché è vero che 3.000 euro per un prodotto diciamo cinese, quello che è orientale, sono tanti. Volevo però fare una sottolineatura rispetto al fatto che questo ha un distributore, quindi ha un'assistenza tecnica, ha una struttura a cui riferirsi, per cui non è più quei DAC, quella categorizzazione di DAC praticamente non distribuiti che si comprano su Amazon e che quindi Se si rompono, arrivederci. Ammesso che questo poi si rompa perché è costruito talmente bene che lo vedo molto molto difficile un guasto, ma tutto può succedere. Però comunque cominciamo a parlare di un prodotto di alto livello, costruito come una elettronica high-end degli anni 90. sì, Perché io ci ho visto la struttura, componentistica pazzesca. il tipo di lavorazione è lo stesso che abbiamo visto nel finale e nel pre-Jeff Roland, Ma come, anche, mi come verrebbe adesso, contenitore. senza citare paragoni eccessivamente roboanti, ma gli MSB. Gli MSB, esatto. Beh, gli MSB non è che costano molto diversi a Jeff Roland, se non sbaglio. No, vabbè, gli MSB, quelli grossi, costano delle cifre, Appunto, delle cifre da rabbrividire, da appartamento. esatto, da appartamento, quindi comunque Il modulo R2R inscatolato in quella scatolina d'oro, a me ha fatto venire subito in mente i moduli di conversione della MSB, poi adesso la forma e il colore, poi magari dentro chissà. Certo, poi quella è un'attenzione che viene posta per la questione termica, perché le resistenze meno La deriva termica. Esattamente, quindi tutta una serie di cose che lo pongono come un prodotto quasi, mi viene da dire, high-end con il prezzo di un DAC normale. Dal punto di vista, torno alle caratteristiche soniche, una delle cose che immediatamente a me ha fatto sobbalzare è la grandezza del palcoscenico. Adesso sono quelle cose che si dicono sempre, il palcoscenico virtuale, la grandezza, la profondità. Io poi per fare il test, il check, ho utilizzato le Paradigm, poi abbiamo messo sotto le Indiana Line, si sono avvicendati altri diffusori in questo periodo, ma in ogni caso questo piccoletto, perché poi uno è portato a pensare a un oggetto piccolino, quindi magari si immagina qualcosa di piccolo. No, questo piccoletto tira fuori una dimensione del palcoscenico che ha riempito letteralmente questa stanza, non solo sul piano dell'altezza e della larghezza, ma con delle profondità che veramente io ho sentito soltanto in apparecchi di fascia molto, ma molto più alta. Quasi che si meritava di salire al piano di sopra. Sì, devo dire è stato soltanto un problema di assenza di un preamplificatore in questo momento che mi ha trattenuto dal portarlo su di sopra. Esatto, però Sì, però ci sarebbe stato tutta, la prova ci sarebbe stata veramente. sì, esatto, veramente. quando tu hai citato le elettroniche e le acustiche qui, a me è venuto subito in mente, sì, però questo meriterebbe qualcosa di più. Piccole attenzioni che io ho molto apprezzato. Il Copland CSA100 che abbiamo qui sotto è un amplificatore invertente. Sì. Questo DAC, così come la Scala MK2, che però appartiene ad una fascia di prezzo molto più elevata, ti dà la possibilità dell'inversione di fase, quindi per ripristinare la corretta fase. È una piccola attenzione, però c'è, a testimonianza del fatto che questo è un prodotto pensato con i criteri del prodotto high-end. È uno di quei prodotti che mi dispiace restituire.
Assolutamente sì, Sì. assolutamente sì. Adesso lo dobbiamo restituire e sinceramente io un giretto a casa mia nel mio impianto me lo farò molto volentieri, Trattenendotelo trattenendomelo per per qualche giorno ancora. per qualche giorno ancora, anche con i generi che piacciono più a me, ha tirato fuori tanti muscoli, tanta forza, Sì, tanta, sì, sì, veramente consigliabile. Oh, a questo punto però mi viene da fare un'altra considerazione. Non mi viene in mente un impianto di livello medio al quale poterlo abbinare, perché a me viene in mente solo cose grosse. Cioè non mi viene in mente un integrato da 4.000-5.000 euro, perché questo può andare con un integrato o un prefinale da 10k, 15k, casse altrettanto costose senza nessun problema. Allora, se io penso in termini di raffinatezza, sarebbe stato bello provarlo con l'Unison con le 845. Sì, bravissimo. Ecco, Esatto. quello secondo me sarebbe stato... Il Simpli 845. Esatto, sarebbe stato... Perché vi assicuro, dal punto di vista proprio della raffinatezza del suono, della ricostruzione armonica che riesce a sviluppare questo live, Harmony DAC, si merita una amplificazione, una catena a valle capace di valorizzarlo. Sì. E quello secondo me era un Quello- bello andare. quello sì. Quello con le Marten magari. Sì, esatto. Quindi questo è l'abbinamento e la scala di valori da dover utilizzare per abbinarlo al meglio. Il che però, pensateci, stiamo parlando di apparecchi ai quali noi abbiamo applicato il badge high-end. E infatti che badge gli applichiamo a questo? Questa è dura, è veramente dura, nel senso che io, per come suona e per come è costruito, il badge high-end glielo darei. Poi non vorrei che chi vede il badge high-end neanche ascolta o guarda il nostro video, legge la nostra recensione perché dice vabbè sarà un prodotto molto più costoso, non mi interessa. Quindi è con rammarico che penso che bisogna dargli il badge hi-fi, ma Sì. vi assicuro, le prestazioni ci stanno tutte. È il miglior DAC del mondo? No, evidentemente, perché poi se no ritorniamo sul discorso degli ammazza giganti. È un DAC caratterizzato da un rapporto qualità-prezzo secondo me strepitoso. Strepitoso. Poi certo, prima abbiamo citato MSB, abbiamo citato Aqua con i suoi prodotti di fascia alta, Poi c'è Playback, ce ne sono tanti, no? Esoteric, quello che volete. Bravo. Però in questa fascia di prezzo qua io credo che sia difficile trovare qualcosa che lo batta. Allora, subscribe, campanella, seguiteci, siete sempre di più, dovete diventare ancora Ancora di più, di più. giusto? Ciao, grazie.